Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con l'inserimento dei dati per la personalizzazione dei nostri menu all'interno del database, creato in automatico il file CSS per il layout menu e l'abbiamo incluso nella pagina index.php. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a caricare il nuovo file CSS anche per la nostra anteprima e definire l'impostazione dei valori, quindi dei nuovi valori, anche nel nostro form. E procederemo alla modifica dei dati. Per prima cosa vediamo di caricare anche nella nostra anteprima il file CSS. Per fare questo apriamo il file index.php, ricopiamo la query che abbiamo inserito nella precedente videoguida, quella che va a ricavare il layout per il menu e a definire il file CSS, e come per l'impaginazione, quindi, se trovo un layout per i nostri menu va a includere ovviamente il file CSS integrativo. Salviamo, premiamo F5 e come vedete ora anche la nostra anteprima ha il file CSS integrativo con layout per i nostri menu. Nella precedente videoguida abbiamo commesso un errore nella funzione che genera il nostro file CSS e nella parte dove definisce il margine. Qui invece di ricavare raw layout al campo margin abbiamo scritto margina e quindi il file CSS è stato creato con il margine vuoto, quindi senza specificare le direttive. Ora vediamo al caricamento della pagina di settare i valori, quindi i nuovi valori per il nostro form. Iniziamo dal font size dicendogli alla nostra funzione, quindi set font size, che se oltre all'id riceve il valore default val in ingresso e di default lo mettiamo uguale a stringa vuota, quindi se riceve un valore integrativo, quindi if default val è uguale a stringa vuota, noi gli facciamo ricavare il size, quindi dal nostro input type range, e lo associamo al nostro menu. Altrimenti, quindi else, alla nostra variabile default val, quindi quella salvata nel database, gli togliamo la stringa pixel e quindi default val sarà uguale a default val.replace, quindi utilizziamo questa funzione in JavaScript che prende in ingresso due valori, il primo il carattere da sostituire e il secondo il valore con cui lo vogliamo rimpiazzare. In questo caso lo vogliamo rimpiazzare con niente. Quindi in questo modo abbiamo eliminato la stringa pixel dal nostro font size e poi gli diciamo che document.getElementByD.FontSize.Value, quindi il nostro input type range, gli assegniamo il valore uguale a default val. Poi gli dobbiamo dire varSize ed è uguale a default val. Questo valore ci servirà perché ovviamente poi la nostra funzione, come abbiamo visto nella precedente videoguida, andrà a creare l'input hidden con il valore di size pixel da inoltrare alla pagina per il salvataggio dei dati. Bene, per poter funzionare ovviamente alla fine del nostro file apriamo i tag script type text JavaScript, apriamo i tag PHP e al suo interno ci selezioniamo il layout per i nostri menu, quindi usiamo la query che abbiamo definito nella precedente videoguida, quindi la inner join tra il layout menu e la tabella menu.
e quindi per ogni layout definito, quindi per ogni menu, gli diciamo set font size e gli passiamo come primo valore, ecco, $row layout, al campo menu id, e come secondo valore il font size, quindi row layout al campo font size. Questo è set font size. Salviamo, premiamo F5, selezioniamo il menu top e come vedete ora l'input type range del font size è settato al massimo. Questo perché noi abbiamo definito il font size di 20 pixel, quindi ora il nostro input partirà da 20, di più non possiamo andare perché al massimo possiamo soltanto rimpicciolire il font. Lo stesso dovrebbe essere per il menu area riservata. Perfetto. Bene, ora facciamo lo stesso anche per il colore di sfondo, quindi definiremo set color div. Cosa importante, analizzando la pagina possiamo verificare anche che ovviamente sono stati definiti di default, quindi al caricamento della pagina, i due campi hidden con il font size di ogni menu. Bene, quindi dicevamo set color div, gli passiamo il menu id e gli passiamo row layout al campo color div. E nella nostra funzione, quindi set color div default val uguale a stringa vuota, anche qui, e quindi if default val è uguale a stringa vuota, gli facciamo recuperare il colore e lo associamo alla nostra anteprima. Altrimenti, quindi else, quello che vogliamo fare è convertire il numero esadecimale in decimale e quindi definiremo var red che sarà uguale a default val.substring, saltiamo la prima cifra, virgola, e prendiamo fino alla terza, quindi in questo modo prenderemo le prime due cifre equivalenti al rosso e poi gli diciamo var red decimale è uguale a parse int di red virgola 16 punto e virgola. Quindi in questo modo stiamo recuperando le prime due cifre dalla variabile default val, saltando il cancelletto, e poi lo stiamo convertendo in decimale partendo da un numero a base 16 e poi gli diciamo document get element by id red div più id punto value è uguale a red decimale. Perfetto, ora replichiamo lo stesso anche per gli altri. Green e prendiamo, quindi saltiamo le prime tre cifre e peschiamo la quarta e la quinta, quindi fino alla quinta, e quindi green deck parse int di green e poi document get element green div punto value green deck, e per ultimo definiamo il blu.
quindi var blue, default val substring, saltiamo le prime 5 e prendiamo gli ultimi 2, quindi qua ci va 7 e quindi è blue deck parse int blue e poi document get element blue div value blue deck e poi dobbiamo aggiungere al nostro form l'input color div e l'input che ospita l'id del contenitore e quindi dovremo definire la variabile color div che sarà uguale a default value e poi la variabile div che sarà uguale a document get element by id parent node id. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo il menu top e come vedete abbiamo settato il verde come colore di sfondo, valore 255, il rosso e il blu invece li avevamo lasciati a 0. Analizziamo nuovamente la pagina, sono stati aggiunti gli input anche con il colore e poi gli input con l'id del contenitore che ospita il menu. Perfetto. Ora definiamo il font weight e quindi a fine pagina gli diciamo set font weight e qua ci va ovviamente font weight e nella funzione set font weight inseriamo nuovamente default val e lo impostiamo di default uguale a 0, non uguale a stringa vuota, perché il nostro salvataggio nel database, nel caso non sia specificato, viene salvato come vuoto e quindi gli diciamo if default val è uguale a 0, li facciamo associare, gli facciamo controllare lo stato del check e gli va a cambiare il font weight nell'anteprima come abbiamo visto nella precedente video guida, altrimenti gli diciamo if default val è uguale a 1, document get element by id e quindi qua ci va l'id del nostro check, punto checked uguale true, quindi li cambiamo lo stato, quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo il menu top e come vedete il font weight del menu top è bold e quindi ci va a settare il check di default. Ora selezioniamo il menu area riservata e come vedete invece in questo caso il menu non è settato bold e quindi ovviamente il check risulta non checkato. Bene, ora facciamo lo stesso con il font family. Set font family riceverà sempre il default val uguale a 0 e gli diciamo if default val è uguale a 0. Anche qui andiamo a definire il font family per la nostra anteprima, altrimenti document get element font family punto value uguale a default val e quindi nella nostra funzione gli diciamo anche set font family di font family, quindi salviamo, premiamo F5, menu top e ha impostato correttamente il font che abbiamo scelto
E lo stesso anche per il menu area riservata. Bene, ora ci manca il colore per le voci e il colore per il titolo. Quindi setteremo set color e gli passeremo il color titolo e in più aggiungiamo anche il color item. E nella nostra funzione, quindi set color, allora intanto ci ricopiamo questa parte di codice perché ci serve. Quindi set color riceverà default titolo è uguale a 0 e default item uguale a 0. E quindi gli diciamo if default item è uguale a 0, allora si ricavi i colori dai nostri input type range, altrimenti default item, e qua ci va red item id, perfetto, default item green item e default item blu item. Poi definiamo la variabile color item uguale a default item e questa variabile qua div ovviamente non ci serve. Per quanto riguarda invece il titolo, e quindi all'interno dell'if gli diciamo ulteriormente if default titolo è uguale a 0, il colore se lo ricava come sempre dall'input type range, altrimenti lo prenderà in ingresso alla nostra funzione default titolo e quindi red titolo di d.value, perfetto, default titolo e quindi green titolo e poi default titolo blu titolo e quindi il nostro color titolo sarà uguale a default titolo. Perfetto, dovremmo esserci, quindi salviamo, premiamo F5, riselezioniamo il menu top e come vedete avevamo settato le voci blu e quindi ovviamente l'input slider del menu top è settato al blu correttamente. Selezioniamo il menu area riservata, il colore del titolo rosso e il colore delle voci invece bianco, quindi tutti e tre a 2,55. Ora l'ultimo dato da caricare di default sono il margine e il padding, quindi alla fine della nostra pagina aggiungiamo anche set margin e set padding, quindi set margin e set padding, e gli passiamo ovviamente margin e padding. Bene, e quindi nelle nostre funzioni set margin riceveremo anche il default val sempre e lo impostiamo uguale
a stringa vuota in questo caso, in quanto il margine sarà sempre specificato insieme al padding, e gli diremo if default val è uguale a stringa vuota, ricava i dati e assegnali all'anteprima, altrimenti dobbiamo suddividere la stringa in ingresso, che vi ricordo la stiamo prendendo nel formato top right, bottom e left, quindi un'unica stringa separati dallo spazio, e quindi quello che dovremo fare è definire una variabile margin uguale a default val.split e tra parentesi lì inseriamo il separatore, in questo caso lo spazio. Ora quindi la variabile margin all'indice 0 ospiterà il margine top, all'indice 1 il right, all'indice 2 il bottom e all'indice 4 il left. E quindi gli diremo document getElement by d margin top.value uguale a margin 0, e poi dobbiamo togliergli la stringa pixel come abbiamo fatto per il font size, quindi utilizzando replace pixel con uno spazio vuoto, quindi punto replace pixel. Bene, lo stesso ora facciamo con gli altri, quindi right, bottom e left. Salviamo, premiamo F5, menu top, e come vedete il margine l'avevamo specificato a 0 e lui giustamente va a inserire 0 togliendo anche il pixel concatenato. Perfetto, ora facciamo lo stesso con il padding, quindi virgola default val uguale a stringa vuota, quindi if default val è uguale a stringa vuota, come per i margini, ricaviamo i dati e li associamo all'anteprima, altrimenti padding default val split, qua non li abbiamo cambiato gli indici, quindi questo è 1, 2 e 3, in questo caso non cambia perché comunque per puro caso li abbiamo settati tutti a 0, comunque è giusto settarli ovviamente corretti, quindi l'indice di riferimento, e quindi document getElement by d, qua ci andrà padding top, right, bottom e left, e ovviamente sarà padding di 0, padding all'indice 1, padding all'indice 2 e padding all'indice 3. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo il menu top e come vedete ha inserito il padding top a 5 come avevamo specificato nella precedente video guida, il right a 0, il bottom a 3 e il left a 10, e per il menu area riservata 10 superiormente e 10 a sinistra, il destro e l'inferiore li avevamo lasciati volutamente a 0. Perfetto, quindi in questo modo abbiamo recuperato correttamente i nostri dati, e quindi una volta inoltrata la richiesta alla pagina personalizza menu, quello che dobbiamo fare in realtà è verificare soltanto se è già stato specificato un layout, e quindi qua gli diremo $cell layout sarà uguale a select stellina from layout menu,
where fk menu è uguale a row menu al campo id menu, punto e virgola. Eseguiamo la query. E gli diciamo if not MySQL fetch array di $res layout. Quindi se non ha risultati la nostra query, gli facciamo fare ovviamente l'inserimento. Altrimenti, quindi else, gli facciamo fare l'update dei dati e quindi la nostra query diverrà update layout menu set id div uguale a post div di row menu id, virgola, color div uguale a post di color div, andiamo a capo, font size di post size menu font family di font family font weight color titolo uguale ovviamente a color titolo, andiamo a capo, color item a color item, poi margin uguale a margin, padding uguale a padding, e poi gli diciamo where fk menu è uguale, e qua ovviamente ci va row dd menu. Perfetto, quindi nel caso di modifica va ovviamente a modificare i dati e poi, come abbiamo visto per quanto riguarda l'impaginazione, il nostro file CSS verrà modificato. Selezioniamo il menu top e lo modifichiamo, gli mettiamo il colore di sfondo giallo, font size lo mettiamo a 19 pixel, font weight lo mettiamo a normal, gli cambiamo il font family in verdana, gli cambiamo il colore delle voci e gliele impostiamo rosse e poi invertiamo i dati, quindi al margine gli diamo superiore 5, inferiore 3 e il padding lo impostiamo invece a 0 e anche il margine sinistro a 10,
e poi il menu area riservate invece lo impostiamo come colore di sfondo verde, font size 19 pixel, font weight bold, il font family lo lasciamo invariato, poi li mettiamo il colore del titolo blu e il colore delle voci invece rosse. Poi per quanto riguarda il margine e il padding, li mettiamo il margine superiore a 10, il sinistro a 10 e il padding a 0. Perfetto, quindi personalizziamo il nostro menu. Come vedete siamo ritornati nella nostra pagina e già dall'anteprima si vede che le nostre modifiche sono andate a buon fine. Infatti ha cambiato correttamente i colori sia dello sfondo che delle voci e ha settato correttamente tutti gli altri dati. Premiamo F5 e come vedete si è aggiornata correttamente anche la nostra pagina Index.php. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida vedremo di completare questa sezione definendo anche la tabella con tutti i font.